Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi parte una nuova rubrica, Guilty Pleasure. In questa rubrica consiglio film che il pubblico non ha apprezzato oppure la critica ha stroncato, sono stati dei flop o film relativamente brutti, opere non belle quindi, però per passare una serata e divertirsi possono funzionare, perché ognuno di noi ha dei segreti e ogni tanto ci si può divertire con qualcosa di brutto. Ma partiamo subito col film di oggi. Alone in the Dark di Uwe Boll del 2005. Mi sembrava giusto aprire questa rubrica con un film davvero brutto, però divertente, dai, perché chi conosce la filmografia di Uwe Boll sa di cosa sto per parlare. È il cineasta vivente più odiato sulla faccia della terra, e non perché è incompreso, non capito, eccetera eccetera, è proprio perché sembra che al pubblico i suoi film facciano schifo. Io non voglio puntare sicuramente il dito, però diciamo che si è un pochino cimentato a distruggere la settima arte. Alone in the Dark è forse il meno brutto della sua carriera da regista. Esempio, Far Cry è terribile. Questo regista, sceneggiatore e produttore si è cimentato nella trasposizione di opere videoludiche. Alone in the Dark è un videogioco famosissimo, io non ci ho mai giocato. Torniamo un attimo indietro. Primi anni 2000 era andato benissimo il primo film di Resident Evil, costi non esagerati e valido incasso, e così tutte le case di produzione hanno cercato di fare trasposizioni di videogiochi. E in questa opera molto basica troviamo un detective del paranormale che indaga su eventi misteriosi e si imbatte spesso in situazioni mortali, deve salvare il mondo dall'oscurità, eccetera eccetera. Quindi la trama del film è davvero semplice. Ci sono mostri, effetti speciali, combattimenti, i militari, la tipa che gli fa da spalla, eccetera eccetera. Protagonista di quest'opera un Christian Slater che inizia nel periodo no della sua carriera, poi da quanto so si è ripreso. La sua spalla era la lanciatissima Tara Reid prima di combattere gli squali nei tornado. Il militare serissimo è Stephen Dorff, che dopo aver combattuto contro Blade si dedica a qualche action movie, e questi attori giustamente avevano debiti, dovevano pagare mutui, mandare avanti la famiglia. Ma il cast non è il problema di questo film, ma come accennato all'inizio il problema è la regia. Ok, la storia è facilotta, però il tutto culmina in un flashback veramente triste. Non dico perché il flashback è triste, proprio perché la regia, il montaggio e tutto quanto in quel flashback sono abbastanza sbagliati. Infatti il lavoro del cineasta secondo me è stato davvero superficiale e sempliciotto. E la confusione totale arriva nel terzo atto anche, con un finale abbastanza aperto. Lì c'è una specie di scontro finale battaglia proprio caotico, come se la gente ha detto giriamo ste scene e poi vediamo in sala montaggio che fare. Io comunque come film ve lo posso consigliare perché l'ultima volta che l'ho rivisto mi ci sono divertito, con una colonna sonora carina, con hit dell'epoca, però una volta che ho tolto il DVD dal lettore, dopo 2 minuti avevo dimenticato 3/4 della pellicola. Ragazzi, io sono John Mira, condividete il video, mettete mi piace, seguite Wikos su tutti i social e ci vediamo al prossimo episodio di Guilty Pleasure. Ciao! Grazie ragazzi.